Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Quello di oggi è un video speciale, una vera chicca. Mi è arrivato un motore rarissimo, introvabile, tant'è che ho dovuto comprarlo dalla Finlandia. Ricordate la vecchia Red Rose che abbiamo visto l'altra volta per far vedere come si fabbrica un guidaflussi per il pacco lamellare? Continuando il restauro di questo mezzo ci siamo accorti di numerose magagne e tra le tante magagne, oltre diciamo a tutto quello che rientra nell'usura normale di un mezzo, specie se come in questo caso parliamo di un mezzo di oltre 20 anni, quasi 30 per la precisione, quindi forcella, ammortizzatori, freni, eccetera, ci siamo accorti purtroppo che il motore è stato praticamente sbudellato. Quindi oggi faremo insieme l'unboxing di un motore nuovo Minarelli RV4. Ed eccolo qui, il vecchio motore. Come si può vedere, il pistone, tutto il gruppo termico in realtà, si presenta in ottimo stato, non è grippato, è perfetto praticamente. Il problema sono i carter, perché, cerco di farveli vedere, in questo punto, qui, aspettate che metto a fuoco, qui, è stato risaldato, ristuccato, è stato fatto un lavoraccio, probabilmente perché è saltata via la catena, qui c'è la saldatura, ecco, vediamo un po' se va a fuoco, ecco, è stato addirittura riverniciato, cioè proprio un lavoretto fine, diremo. Ecco qui. Qual è il problema? Che probabilmente si sono disallineate le sedi del cambio, perché lo stesso cambio sforza nel girare anche libero, senza marcia, senza niente, quindi c'è qualcosa che non quadra, e proprio per questo abbiamo deciso, visto che non siamo grandi esperti di motori Minarelli, quindi non sappiamo cosa deve esserci e cosa non deve esserci all'interno di questi motori, di acquistare tutto un motore nuovo, sano, che è questo qui sotto. Un altro ricambio molto raro che posso farvi vedere è questo. È il rubinetto originale della Red Rose, anche questo introvabile, nuovo, fondo di magazzino. Eccolo qui, perché quello originale, anche quello, come praticamente qualsiasi cosa di questa moto, eccolo qui, era rotto, manca la cannuccia, manca la retina, insomma il filtrino, quindi questo qui è inutilizzabile, oltretutto perde, quindi questo non va bene, non c'ha la riserva. Ma andiamo subito nel vivo con lo spacchettamento. Eccolo qua, il nostro scatolone. Ho aspettato ad aprirlo, anche se mi è arrivato da qualche giorno, ed anche se presenta una copiosa perdita d'olio, perché volevo fare questo unboxing qui direttamente sul canale. È possibile che all'interno ci sia, probabilmente l'olio c'è sicuramente, altrimenti non cadeva, però magari ci potrebbe essere un mattone, ci potrebbe essere un pacco di sale, diversi pacchi, perché è abbastanza pesante. Non lo so che cosa c'è dentro. La scatola recita Minarelli Export. Qui questa è la M di Minarelli, non so se riesco a farvelo vedere. Vediamo un po'. Minarelli Export a tutte le parti. Come dicevo, questo qui è stato preso in Finlandia. Vediamo un po' cosa dice. Facciamo, pronti. Apriamo questo scatolotto. Allora,
diciamo non sono molto preoccupato per quanto riguarda eventuali rotture del motore stesso, perché ha perso olio semplicemente perché i corrieri, per stare più comodo, l'hanno preso da queste cinte cappottato, quindi è stato trasportato al contrario, però questo dipende anche da chi l'ha spedito, Allora, vediamo un po'. Ecco, perché se faceva in modo di mettere le cinte accessibili da sopra, questo veniva portato nella maniera corretta, veniva trasportato, però vabbè, oramai quel che è fatto è fatto. Allora, ecco qua, primo pezzo aperto. Mamma mia quanto olio, è untissimo, mamma mia. Ecco qui, apriamo, varie buste e bustine. Ah, mamma mia, a parte l'olio, porca miseria, come faccio un casino. A parte l'olio, che è veramente una cosa, ma è normale, è uscito dallo sfiato perché l'hanno portato cappottato, quindi voglio dire, è normale. C'è anche una candela nuova BP7S, verificheremo perché questa è elettrodoprominente, però se la testata è uguale a quello che ho smontato, quello elettrodoprominente non ci va. Hanno fornito questa, guarderemo che tipo è, che razza è. Allora, eccolo qui, mamma mia, eccolo qua. Questo è il nostro motore nuovo Minarelli. Anche se quello che sto per fare ad alcuni potrà sembrare una cosa strana, io adesso dovrò smontare completamente quantomeno il gruppo termico e questa parte di qua del carter, per vedere un attimo se sta tutto in regola. Quello che appare subito, immediatamente, è che questo motore è privo di miscelatore, perché questo cilindro, che è quello diciamo originale, ha il beccuccio per il miscelatore, che il pacco lamellare è diverso perché l'interasse del pacco è diverso, quindi sicuramente il pacco è diverso. Il cilindro pure è diverso nella forma, perché quello è quadrato e invece questo qui è smussato, è ottagonale la pianta. È privo di miscelatore questo, ha la pedalina d'avviamento che l'altro non ha, perché l'altro ha solo l'avviamento elettrico, però questo è un bene, sono contento che ci sia, farò in modo di farlo funzionare. E basta, poi vediamo un attimo, penso che si possa aggiungere anche la pompa dell'olio qui, e nel caso, se l'interasse è lo stesso, sostituiremo il termico con quello di quello vecchio, anche perché io poi misurerò bene in maniera più accurata, però questo buchetto, cioè, è veramente microscopico anche rispetto a questo, cioè questo che credo sia 12 se non sbaglio, questo è 12, questo sarà 8, 10, non lo so, una cosa proprio, questo è 14 scusate, e questo sicuramente è 10, quindi proprio piccolissimo, quindi questa è una cosa che va sistemata. Se non potrò sostituire tutto il gruppo termico, adesso vediamo, sicuramente questo verrà modificato per essere adatto al carburatore. Un sistema misto
piston ported e lamellare, sicuramente questo non me l'aspettavo. Questo è il collettore, eccolo qui. E adesso vediamo, togliamo la mini cuspide lamellare, eccola qui. Ecco qua. Ecco qui. E questo è il sistema di alimentazione di questo propulsore. Qui c'è lo stopper, le lamelle sono di metallo, d'acciaio, ecco, ve lo faccio, ve lo metto a fuoco. Eccolo qui. Mamma mia, che sistema! Sicuramente questo qui è più antico del motore della Red Rose, dell'RV3, quello lì che c'è. Non a caso c'ha questo sistema, che questo è veramente una cosa arcaica rispetto all'altro. Quindi adesso smontiamo il cilindro e vediamo di cosa si tratta. Eccolo qui, il nostro motore. Abbiamo tolto la testata, eccola qui. Sembra abbia la sede per un O-ring, però non era in dotazione, non c'era montato, quindi sicuramente non ci va. Però già che abbiamo la candela nuova che ci hanno dato in dotazione e la testata, adesso monto la candela all'interno della testata, così posso mostrarvi la differenza che c'è tra questa testata che monta una candela ad elettrodo prominente e la testata di serie che invece monta una candela normale. Allora, con l'ausilio di una chiave stringiamo, ecco qua. Allora, dunque questa è la posizione attuale dell'elettrodo, ok? Questo si trova in questa posizione, quindi abbiamo una cupola abbastanza capiente rispetto alla cilindrata e poi questo elettrodo che si protende. Per quella che è la mia esperienza, però potrei sbagliarmi e soprattutto bisognerebbe provare, su questo tipo di testata non servirebbe l'elettrodo prominente. Secondo me va benissimo una candela elettrodo normale, non prominente. Quest'altra invece è la testata della Red Rose originale. Come potete vedere, qui ovviamente non c'è una candela ad elettrodo prominente ma normale, ma la cosa che facilmente si può apprezzare è che questa qui è molto meno capiente rispetto a questa. Questa è super capiente, quindi sicuramente questo motore sarà meno compresso di questo. Andiamo avanti e approfondiamo l'indagine sfilando il cilindro. Ah, ecco, c'era anche questa bellissima guarnizione di alluminio. Avremmo dovuto anche misurare lo squish, fare diverse cose che adesso non ha senso fare, le faremo più avanti nel caso. Allora, qui noi abbiamo un cilindro, adesso cercherò di farvelo vedere, a 3 travasi, cioè, o meglio, sì, 3 travasi netti. Vediamo un po' se riesco a farvelo mettere a fuoco. Ecco, da questa parte dove esce il mio dito è dove sta la cuspide lamellare. Quindi noi abbiamo una cuspide lamellare che guarda direttamente in canna. Guarda direttamente in canna da quel buchino. Qui c'è la cuspide lamellare. E invece questo foro è l'aspirazione piston ported.
del motore stesso. Quindi questo motore ha uno scarico che definire basso è eufemistico, proprio niente, una feritoia, proprio veramente piccolissimo, piccolissimo, si vede anche dall'altra parte, proprio, non lo so, bassissimo questo. E poi invece quello della Red Rose, che sicuramente monteremo, è ben più raffinato, perché abbiamo uno scarico degno di questo nome, alto, abbastanza alto, e con i fori booster, e poi abbiamo due insomma i travasi principali sdoppiati in due, poi c'è il terzo travaso, e l'alimentazione qui è abbondante dove sta il pacco lamellare, quindi questo cilindro è nettamente superiore all'altro. Adesso bisognerebbe vedere se come corsa, come quota, perché io non so se questi due motori hanno la stessa corsa, perché so che nel tempo ci sono stati Minarelli a corsa lunga, a corsa corta, insomma diversi motori ha fatto la Minarelli, quindi adesso bisognerebbe vedere se questo cilindro, che è quello diciamo originale, che era della Red Rose, è compatibile con questo banco, insomma se la corsa è compatibile, e faremo questa verifica. Adesso lo metto e vediamo un po' se la corsa è giusta. Allora, ho montato il cilindro a 5 travasi che era originariamente sulla Red Rose. Adesso misureremo la corsa, tuttavia posso dire con assoluta certezza che i cilindri sono compatibili, perché al punto morto superiore il pistone arriva quasi in cima, quindi diciamo che arriva a zero, che arriva in cima, quindi con la sua guarnizione, questa qui che sarà 0,3-0,4 mm, possiamo tranquillamente montare la sua testata, che è questa, eccola qui. Possiamo tranquillamente montare questa, che ha anche lei un po' di dentino, in modo da arrivare a circa 1 mm di squish, che è il giusto per questi motori qua. Quindi ci siamo, questo è compatibile. Per oggi è tutto, vi saluto e appuntamento al prossimo video. Probabilmente faremo un altro video dedicato al settaggio finale di questo motore, magari dopo averlo messo sotto la moto e insomma averla fatta funzionare. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.